Vai Becco, fammi godere! L'ho riconosciuto al tramonto. Cazzo, guarda come sta spingendo. Devi da male. È magico, cazzo! Magico! No. Plot twist, lo riconosci? Francesco, ciao. Ragazzi, VDV 2024 sarà follia pura. A sinistra Lamborghini STO Revuelto, a destra lei, la vincitrice del campionato italiano, e là dietro la Superbike. Guarda. Faremo delle cose fighissime. 3 giri in pista insieme ai piloti MotoGP e Superbike. Ovviamente proverò a passare Marquez quando saluterà il pubblico, perché sennò sarebbe un po' troppo difficile. E poi tutti i ducatisti andranno verso il centro città Riccione, bellissimo. E poi vedremo se ci riusciremo, qualche parolina sia con Mark sia con Pecco per andare un po' al sodo, che gli qualcosa di carino. Iniziamo questo VDV 2024. How are you? You ride the Superbike, no? Yeah. What do you do tonight? I don't know. I hope party. Party. Do you like party? Yes, we love party. No, vabbè! Cioè, parliamone! Bene! Porca troia! Mamma mia, le MotoGP Prama! Marc Marquez lì! Dopo gli facciamo un ingresso alla Marte! No, scherzo! C'ho la pelle d'oca! Che follia! Wow! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, Dicia! Che figata! Dentro all'esterno, Dicia! Mamma, Becco su Becco! Wow! Vai Becco, fammi godere con la MotoGP! Ma io sto godendo tantissimo! Come va? Mamma mia! Porca troia di allora! Mamma mia, Marquez fa così! Che figata! Vorrei che durasse all'infinito!
Vai. Ero troppo gasato, figa. Perché non si possono fare 100 giri così? Mamma mia, che figa. Dopo il Lap of Honor, l'avete sentito, c'è una roba incredibile essere lì con Marquez, Pecco, tutti gli altri MotoGP che ti aprono a cannone di fianco. Cosa vi devo dire? Se non che, giusto a pensare, 5 anni fa tutto questo era completamente impossibile. Dopo intervista con Pecco, adesso sessione autografi che sono tutti i ragazzi che stanno aspettando. Posso dire una cosa? Certo. Sempre più disponibile, sempre. Assolutamente. È umile. Grazie mille. Grazie. Però mi chiamo Luca, però va bene. Stanno entrando adesso per le prime prove libere con le nuove V4S, piloti della Race of Champions. Solo 16 moto, veramente ristrettissimo. Piloti ufficiali MotoGP e i 5-6 Superbike più Glenn Irwin come outsider. E ovviamente Michele Pirro che ha sviluppato la moto. Di già! E vi dico una cosa, sono un incazzato, cioè sono più sul pezzo che prima di una gara di MotoGP, sono incarogniti persi e già lo si era visto durante il Lap of Honor, tutti già in carena a cannello. Petrux, Alex Marquez, Ianna, ma l'avete riconosciuto, e arriva Pecco. Vederle così sono proprio belle. Prove libere finite della Race of Champions, primo Bulega all'ultimo secondo, 35,8, sono già lì vicinissimi ai tempi di 2 anni fa con le vecchie moto, quindi sicuro vedremo un abbassamento, però è normale perché si sapeva che questa moto va molto più forte. Sono curioso di vedere però quanto. Adesso però, come da consuetudine, come 2 anni fa di Anna Pecco, così facciamo 2 belle domandine. Prima eri in pista, giravamo con le GP, te con quella lì, la tua Broncos così. Ho detto, ma che cazzo è quello lì tutto giallo così? E Iannone, no, Iannone è più bianco, chi è? E dopo ti ho riconosciuto al tramonto, ho detto, cazzo, guarda come sta spingendo, sei da matto. Troppo gentile. Ho visto un gran trick all'ultima curva. L'hai visto? Quanto va forte la vostra? Aspetta, poi io avevo paura perché comunque abbiamo fatto il primo giro piano, dietro mi partiva troppo, non avevo un gran feeling. No? Poi dovete scaldarle come perché... Quando ho dato tutto, sì, ho visto dal video subito che hai messo. Hai visto? Come va sta moto? Che voglio saperlo al volo. Te la consiglio. L'anno prossimo dobbiamo decidere che moto usare. Vabbè, è scontato. Stabilissima rispetto all'altra, che era sempre così. Muoveva un po' di più. L'altra muoveva tanto, soprattutto nei cambi sembrava che si spezzasse in alcuni casi. Invece questa è veramente molto più ferma, stabile. Devo capire come farla a girare meglio perché essendo più rigida tende a girare un po' meno. Però frenata meglio, l'erogazione è buona, mi piace. Dicevano la frenata, l'inserimento e il momento prima di appoggiare il gas, è lì che senti la differenza? È molto ferma lì, è molto stabile, sì. Poi c'è la frizione a secco che è la cosa più bella del mondo. Io vi ho visto entrare, prove libere, ho iniziato a dire ma sì dai, con la vecchia ho fatto 36,2 più o meno, poi dopo 3 giri 36,1, 36,2, è un po' tirata Ma è tiratissima, poi sono contento che quest'anno ci sia qualcuno della Superbike che va veramente forte perché 2 anni fa purtroppo c'erano solo quelli della GP davanti, mentre Nicolò finalmente
finalmente alzato un po' il livello, quindi bello. Sono anche contento che finalmente riprovo le Pirelli. Come ti trovi passare da qualcosa di molto rigido come le Michelin a passare alle Pirelli? Riesco a staccare molto dalla GP a questa, quindi faccio più il paragone con quelle che uso io per allenamento, che sono le Michelin da Endurance. Queste sono un altro step. Dato che manca pochissimo e vado a bomba, con un po' di domande preoccupato io e anche dei ragazzi lì dietro, con la pressione che c'è oggi, il weekend di gara riesci a godertelo appieno dicendo sto facendo lo sport e il lavoro più bello del mondo, oppure, e a me succede, te la godi solo passato il traguardo dopo un bel risultato? Io me lo godo abbastanza in generale. Il mio momento preferito è la qualifica, perché è dove dai proprio tutto quello che hai ed è il momento più bello. La sprint, invece la gara lunga a me dà un gusto incredibile. Perché c'è un po' di più di gestione, devi gestire, devi essere capace a vedere la gara al 100%, a tutto tondo, e quando fai tutto bene comunque è talmente tanto il gusto, poi vabbè, di vincere, che il resto passa in secondo piano. Ma la sprint non è una sorta di qualifica allungata? È una qualifica allungata. E lì è proprio 110%? Dalla prima curva all'ultima. Questa bella, se dovessi scegliere una di queste esperienze e fossi libero di farlo, perché purtroppo è così, quale sarebbe? Test con Formula 1, Isola di Man, tanta roba, Rally VRC. 8 ore di Suzuka. 8 ore di Suzuka è qualcosa che mi ha sempre intrigato tantissimo. Ho sempre pensato che uno dei tasselli che un pilota deve inserire nella vita. Di più di un test con la Formula 1 ipotetico? Al momento sì. Giustamente all'inizio. Invece TT, io ho un'ammirazione incredibile per chi corre per strada, quello che stai facendo adesso. Ci va un pelo che al momento non mi sento di avere. Come dicevamo prima, pressione mediatica fortissima in MotoGP, l'aspetto mentale è molto importante. C'è un qualcosa sul quale lavori maggiormente di quell'aspetto, oppure magari dal di fuori ci sembra che fate cose particolari, invece sai cosa c'è, vado a bomba come va e ciao. Secondo me la forza che mi viene fuori in certe situazioni viene dal fatto che io sono estremamente critico con me stesso e quindi basta poco per far sì che mi metta ancora più giù. L'aspetto dove lavoro più di tutti in assoluto è quello fisico. Cerco di avere una preparazione estremamente buona per essere pronto a qualsiasi cosa ed è difficile che mi stanchi in moto. Vi vedo, fate 25.000 giri e lì è fondamentale per essere lucidi, però a livello mentale non ho mai fatto niente e secondo me il fatto di allenarci tutti i giorni insieme fa tanto e siamo temprati, è difficile che qualcuno riesca a metterci i piedi in testa. Ultima, e qui plot twist, lo riconosci? Oh, Francesco, ciao. Allora, domanda light. A Sepang 2015, secondo te? No, scherzo. Fermi tutti. Buoni. Vorrei sapere qual è la cosa che ti sta più sul cazzo di tutte in MotoGP. La cosa che faresti sparire domani mattina se avessi una bacchetta magica. A parte le sprint, ovviamente. Cioè, qualcos'altro anche peggio delle garette. Che ne so, la parata sul rimorchio. Qualsiasi cosa. Diccene una profondamente odiata, per favore. The Talking Helmet, che salutiamo. Carboni ardenti qua. È difficilissima, difficile. Sta chiudendo l'anteriore. A livello fisico mio il jet lag, perché lo soffro troppo. E se non riguarda me invece il tifo da stadio, quello è qualcosa che mi sta proprio sui coglioni. Come ti capisco? Goditi il momento, cazzo, invece di pensare male, per dire le cose sbagliate. Ti godi il momento, è molto più bello. In tutto, non è solo nel mio sport, in generale. Su questa perla di saggezza direi che possiamo chiudere. In bocca al lupo, perché tra esattamente 5 minuti mi devi fare un bel 35. Ossa. Sì, sono le 40 o sbaglio? Porca miseria. Quindi focus. Vado in bagno allora. Questa è una cosa onesta. A dopo. Il microfono. Ah cazzo, aspetta. e 0 91 le facce stupite. Marquez con Iannone in scia. 35 0 51 nuova pole position. Segno che ci tengono tutti a fare bella figura, cioè, nessuno è rilassato qua dentro, né i tecnici né i piloti. Questa è follia. Era lì a parlare bello tranquillo, Becco salito 35 e 0 moto di serie.
poi comunque Iannone a cannone ha colpito perché al momento è primo. Quindi domani ci regalerà emozioni, staremo a vedere. Le giornate sono lunghissime, faticosissime, però bellissime. Adesso là dietro non so neanche quante moto ci sono. Cioè guarda, finiscono dietro la Misano 1 praticamente. Qui davanti piloti MotoGP, piloti Superbike, personalità del board di Ducati, tutti in parata verso il Samsara Beach a Riccione, e condividere la strada con Cairoli, Bulega, Pecco, Ceca, Laconi, Ruben Chaus. Incredibile, pazzesco, bello, vamos. All'esterno, attenzione, su Cairoli, su Cairoli. Magico, cazzo, magico. Salvadori! Ciao a tutti! Ragazzi, ma che spettacolo è! Rispetto alla MotoGP dove c'è un bordello allucinante, qui ci sono pochissime persone, si può vivere proprio da vicino l'emozione di vedere i piloti che hanno un po' le farfalline nello stomaco. Sembra una gara così, la garetta, ma invece avere tutte le moto uguali vuol dire tanto. I piloti lo sentono, c'è concentrazione, ci sono le televisioni, insomma non si scherza un cazzo. Avete visto con Pecco che è andato da Bez a capire un attimino traction, mica traction, non ho sentito bene cosa hanno detto, lasciamoli concentrare che è tosta, sarà una garona incredibile. Iannone lì davanti, sarà Iannone a cannone, non lo sappiamo, però di sicuro sarà una gara incredibile.
in back-to-back years, 2011 and 12, and he's only 0.2 of a second behind the reigning double MotoGP champion, and up the inside was going the yellow flash of Bezzecchi. Oh, Yanna non sta mollando un cazzo, l'avevamo detto all'inizio, è lì impiccato alla morte, però non molla, è a 5 decimi da becco. Speriamo per tutti che arrivino un po' separati, perché tra 2 settimane c'è Silverstone su MotoGP e Portimao Superbike, quindi molta tensione. Molta tensione, molta tensione. Up the road goes Pecco Bagnaia, but who's going to get that second place? Will it be Iannone? Will it be Bulega? Or will it be Marc Marquez? Marco sotto a Marco sotto a Bulegas e no, Yanna è in finale sicuro secondo me. And he's desperate to get on the rostrum here. Pecco Bagnaia then into Misano corner at Misano World Circuit. Marco Simoncelli and Bagnaia wins the Race of Champions of 2024. And there has Bulega gone. Bulega is down at the last corner of the race. Out goes Nicolo. Marquez mi sa che ci ha provato all'ultima curva su Bulega e crash. From Montecineo Emilia, the youngest rider in the race. Partenza come? Senza la compa. Devi dire una roba. Cosa vi siete detti tu e Pecco prima della partenza? Mi ha chiesto se usavo il launch control, gli ho detto a tutti, anche a me che sono un coglione qualsiasi, usi il launch. Sono un incappato a partire. Quindi il launch sì, lui non l'ha usato, va bene. Però sei partito bene. Adesso vi spiego la storia perché è pazzesca, ma la partenza, Pecco dice, oh, ma sì qua. E io pensavo che non mi avesse chiesto quella roba lì, perché dico che cazzo mi chiede se usare il launch o no. Mi avvicino e mi dice, oh ma tu nelle gare del National, quando usavi il V4S vecchio, usavi il launch o no? E gli ho detto di no, perché partivo alla vecchia, preferivo. Poi fa, ah ok. E come avete sentito, lui non l'ha usato, è partito a fionda, e Bez un pochino meno, l'ha usato il launch. Probabilmente non ha avuto tante possibilità di provarlo e quindi era meglio forse partire alla vecchia. Diciamo che le hanno giusto tirate un pochino al limite. 4 hanno comunque subito il peggiore stress test della vita, perché essere tirate da dei piloti MotoGP alla loro prima gara della vita ed essere uscite tutte senza un problema, direi che non è male. Che dire ragazzi, è stato un VDV senza esclusioni di colpi, c'è stato tutto, drama come piace tanto a voi, bellezza, cioè che immagini avete visto, passione, e questo secondo me è la cosa più importante, la passione, il collante che tiene uniti tutti gli appassionati che abbiamo visto qui in questi giorni, e tutti sentono di far parte di una grande famiglia. I 3 giri che ho fatto insieme ai ragazzi della Superbike della MotoGP sono valsi probabilmente tutto l'anno di gare. È stata un'emozione unica, sarebbe stato ancora più incredibile fare la Race of Champions, ma chissà, magari nel 2026 dove ci saranno più moto si potrà fare. Se vorrete vedermi, io direi di andare a iniziare a farlo sapere a Ducati tra Instagram e quei social lì. E con questo non mi rimane che dire, da questa Misano by night estiva con questa arietta frizzante, come al solito, Gas, ci vediamo al prossimo video.